Da secoli il Giappone affascina l'Europa con il suo equilibrio perfetto fra tradizione e innovazione. Fino al periodo Edo, artisti e intellettuali europei sono rimasti incantati dalla raffinatezza dell'arte giapponese, fascino che si è rinnovato nel tempo, arrivando fino ai giorni nostri in forme nuove e coinvolgenti. Ma negli ultimi decenni la cultura pop giapponese ha conquistato il mondo. Anime, manga, videogiochi, musica e J-pop hanno formato e influenzato intere generazioni. Questa diffusione ha alimentato la curiosità verso il paese del sollevante, spingendo sempre più persone a scoprirne la cultura, la lingua e ovviamente la storia. Ed è proprio la storia il cuore di questa nuova serie di video. Inizieremo oggi un viaggio affascinante che ci porterà a esplorare la storia del Giappone attraverso le sue città. Il nostro racconto sarà arricchito dalle esperienze vissute nel nostro ultimo viaggio in Giappone. Non si tratterà quindi solo di una lezione di storia, ma anche di un suggerimento per costruire il vostro prossimo itinerario. Lasciatevi ispirare, tra mappe, racconti e immagini, il Giappone vi sembrerà più vicino che mai. Dopo un lungo volo aereo di oltre 12 ore, compreso uno scalo all'aeroporto di Shanghai Pudong, siamo arrivati in terra nipponica, precisamente a Fukuoka, nel Kyushu, la regione meridionale del Giappone. Nel Kyushu vi sono diverse località molto interessanti da visitare oltre a Fukuoka. Ad esempio Nagasaki, città tristemente nota per essere stata obiettivo della seconda bomba atomica, ma che ha anche una lunghissima storia e fu importante punto di contatto con gli occidentali nel corso dell'età moderna. Non a caso si tratta anche della città con il più elevato numero di chiese cristiane nel paese. Poiché Nagasaki non abbiamo avuto modo di vederla, ma questo non toglie che ci ripromettiamo di farlo in futuro, torniamo a parlare di Fukuoka. La città è la porta del Giappone sull'Asia continentale, essendo collegata tramite il suo porto alla Corea e alla Cina. Da Fukuoka arrivarono i primi missionari buddisti e probabilmente da qui anche il sistema di scrittura cinese nel corso del IV secolo. Il collegamento tra Asia e Giappone non si limita solo a questi aspetti culturali. Dopo aver conquistato la Cina e fondato la dinastia Yuan, Kublai Khan tentò nel 1274 di passare proprio dal porto di Fukuoka per invadere il Giappone. Ma non fu questo l'unico tentativo, infatti ritentò nel 1281 l'invasione dell'isola. In entrambi i casi furono i forti tifoni ad impedire alle navi di sbarcare. Venti provvidenziali che vennero battezzati Shimpu o Kamikaze, vento divino appunto, mandato dal cielo per proteggere la terra dei Kami, termine che poi in epoca recente ha assunto un diverso significato nella cultura occidentale. In effetti il Giappone rimase l'unico paese non conquistato dai mongoli. Legato a questo evento vi è anche uno dei templi più belli della città di Fukuoka, ovvero il santuario Kushida. Questo grande santuario tutelare di Akata è molto conosciuto e la gente lo chiama Okushida-san ed è dedicato alla divinità di Oatanushi no Mikoto, Amaterasu Mikami e Susanoo no Mikoto, perdonate la pronuncia. Secondo la tradizione, nel 757, quando l'imperatore Koken era in carica e Tairano Kiyomori designò il porto di Akata come base del commercio tra Giappone e Cina, il santuario fu costruito su ordine proprio dell'imperatore per condividere un dio con il santuario di Kushida, nella provincia di Ise, che è l'attuale prefettura di Mie. Nel 1585, durante la restaurazione di Akata, Toyotomi Hideyoshi, il celebre generale, contribuì a ricostruire l'attuale edificio principale del santuario. Nel cortile di quest'ultimo cresce un grande albero di ginkgo simbolico con due tavole monumentali che ricordano proprio l'invasione fallita dei mongoli. La città, per come la conosciamo oggi, è relativamente recente, giovane, essendo a tutti gli effetti stata costituita solo nel 1889, ovvero quando le due parti distinte, un tempo proprio delle vere città diverse, che erano divise dal fiume Naka, si fusero poi in un'unica sola. Le due parti erano chiamate Akata a nord e poi proprio Fukuoka, che era la città del clan Kuroda, a sud. Questo clan ebbe un importante ruolo alla fine del XVI secolo, quando Kuroda Yoshitaka fu uno stretto collaboratore di Toyotomi Hideyoshi, un generale di cui abbiamo già parlato anche in precedenza e che magari se volete conoscere meglio la sua storia fatecelo sapere nei commenti. Agata è ancora oggi il quartiere più vivace e moderno della città, imperniato sull'importantissima stazione che colloca Fukuoka al resto del paese. Qui si trovano diversi luoghi dove mangiare, tra l'altro, il famosissimo piatto, ovvero il tonkotsu ramen, una varietà particolare di cui però parleremo tra pochissimo tempo. Tornando alla nostra storia, la città e l'area metropolitana sono tra quelle con il più alto tasso di siti religiosi del buddismo giapponese e dello shintoismo.
Tra i templi più significativi è sicuramente il Sumiyoshi, che è uno dei più antichi, e assieme a lui vi è il Tochoji, situato sempre nell'area di Akata. Questo sembra essere stato fondato addirittura nell'806 d.C., quindi nel IX secolo, da Tobo Kaishi, che era appena rientrato dalla Cina. Siamo all'interno del tempio Tokoji, che risalirebbe al IX secolo, ma l'architettura, come vedete, è moderna. L'aspetto più interessante è ciò che si conserva all'interno. Purtroppo non si possono fare delle foto, però se entrate pagando 50 yen potete vedere uno dei Buddha più grandi del Giappone, alto per la precisione 10 metri e 80 centimetri, in legno di cipresso, molto bello da vedere, quindi veniteci. Tra le festività più conosciute del Giappone e di Fukuoka, poi vi è l'Akata Gion Yamakasa, che è anche uno dei più grandi del paese. Si tratta di una celebrazione antichissima risalente al XIII secolo, quando un monaco buddista, spargendo acqua benedetta per le vie della città, pose fine ad una grave epidemia. Egli si spostava attraverso un carro chiamato Segakidana, costruito poi dai cittadini. A ricordo di questo evento oggi sfilano dei carri allegorici, alcuni dei quali sono visibili in città. Ma se non siete stanchi di vedere templi e Buddha giganti, non vi resta che andare fuori dal centro di Fukuoka e raggiungere il tempio Nanzo-in, dove si trova la più grande statua di Buddha in posizione reclinata al mondo. La statua in bronzo è lunga 41 metri e alta 11, veramente imponente. Il tempio, che fu qui collocato nel 1899, originariamente era situato sul monte Koya, nella prefettura di Wakayama. Rischiava tuttavia di essere distrutto a causa di alcune politiche antibuddiste e questo portò i monaci a voler spostare tempio e loro stessi in una zona più sicura. Nel corso dei decenni il tempio si è sviluppato e strutturato in diverse cappelle, santuari e statue. Quella di Buddha è poi in realtà molto recente, fu infatti completata nel 1995 ed è stata costruita per ospitare le ceneri del Buddha e di due dei suoi discepoli, che furono donate al tempio dal Consiglio buddista del Myanmar in segno di gratitudine per il sostegno di lunga data del tempio. La posizione reclinata simboleggia il passaggio pacifico del Buddha e il suo messaggio di liberazione spirituale. Tornando a Fukuoka abbiamo parlato di ramen. Il ramen, come lo conosciamo oggi, sembra essere proprio nato qui. Come detto, il piatto tipico è il tonkotsu ramen o akata ramen, il cui brodo è preparato con la lunga bollitura delle ossa del maiale, che gli conferiscono il tipico colore bianco. Come molte altre pietanze della cucina giapponese, anche il ramen sembrerebbe essere di origine cinese. Non è chiaro il suo arrivo in Giappone e secondo molti proprio da Fukuoka si ebbero le prime versioni del ramen, come lo conosciamo oggi, del ramen giapponese. Questo viene preparato da diversi locali, ma sicuramente l'esperienza più interessante è quella presso i cosiddetti yatai. Si tratta di piccoli carretti di legno mobile che vengono parcheggiati in varie aree della città. Di giorno si trovano spesso chiusi negli angoli, mentre la sera vengono aperti, diventando dei veri e propri ristobar in strada. Si trovano principalmente nelle zone di Tenjin e Nakasu lungo il fiume. I gestori non conoscono benissimo l'inglese, almeno dove siamo stati noi, ma sono gentilissimi e spesso il menù è in doppia lingua. Abbiamo mangiato a diversi yadai durante il nostro viaggio e le pietanze ci hanno entusiasmato per la loro semplicità, mistato un sapore veramente unico. I prezzi sono assolutamente convenienti e se siete interessati ad un video apposito sui luoghi da mangiare e su altre indicazioni utili di viaggio, fatecelo sapere nei commenti. Per alcuni imprevisti meteorologici e di tempo non abbiamo visto alcune delle altre attrazioni della città, tra cui il lungomare Momoji, lungo una spiaggia artificiale con la torre di Fukuoka costruita nel 1989 proprio per celebrare i cent'anni dell'unione della città. Assolutamente da vedere sono poi i resti del castello di Fukuoka nel parco Maizuru. Costruito nel XVIII secolo dal potente daimyo Kuroda Nagamasa, fu la residenza della nobiltà regnante di Fukuoka fino al 1868, inizio del tradizionale periodo Meiji. Tra questa data e il 1957, momento in cui venne riconosciuto come sito storico dal governo giapponese, gran parte della struttura originaria era già perduta o fortemente compromessa e per questo motivo non è possibile vederlo integralmente. Particolarmente interessanti sono poi le mura, tra le più possenti del Giappone. Infine, se volete rilassarvi, c'è da vedere nelle vicinanze anche il bellissimo parco Hori, non lontano dalla stazione di Tenchin. Insomma, Fukuoka è stata una bellissima scoperta, una città viva, ricca di templi, angoli suggestivi, atmosfera e cibo unico. Ma come ogni buon viaggio che si rispetti, è stato solo l'inizio, un piccolo antipasto prima di spingerci ancora più a nord
e nel prossimo episodio vi parleremo di Hiroshima e dei suoi dintorni. A presto! Ah, e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video e se volete vedere altri contenuti simili a questo, iscrivetevi al canale